I sarcomi sono i tumori che si sviluppano nei tessuti molli, che sono i muscoli, i tendini, i nervi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici, che sono quelli che trasportano la linfa, le cartilagini e il tessuto grasso, detto anche tessuto adiposo. I sarcomi dei tessuti molli rappresentano una grossa categoria di tumori complessivamente rari. Infatti, all'interno di questo grande gruppo si riconoscono almeno 50 sottotipi diversi. I sarcomi dei tessuti molli possono svilupparsi in qualsiasi parte del corpo, anche se la parte più interessata sono gli arti superiori e gli arti inferiori. Proprio per questa enorme varietà nella possibile sede di insorgenza di questi tumori, i sintomi di presentazione possono essere molto diversi tra di loro. Nel caso della localizzazione agli arti, la sensazione che a volte si può avere è di una massa, appunto di una tumefazione della parte, che a volte è anche dolorosa. Ma in altri casi, quando ad esempio la massa si sviluppa nel torace o nell'addome, si potrebbero avvertire dei sintomi che sono legati alla compressione da parte della massa su un organo, ad esempio difficoltà a respirare oppure a deglutire. In tutti questi casi è fondamentale rivolgersi al medico di base che saprà indirizzare, se necessario, allo specialista. Una volta eseguiti questi esami, che il più delle volte comprendono un'ecografia della parte interessata se si tratta di una massa degli arti o una risonanza magnetica nucleare o in alcuni casi una TAC, detta anche tomografia computerizzata, sarà necessario procedere con un prelievo di un piccolo pezzo di tessuto tumorale attraverso un ago, esame detto biopsia, per avere la diagnosi corretta al microscopio del tipo particolare di tumore dei tessuti molli che abbiamo di fronte. Solo una corretta diagnosi potrà condurre alla pianificazione del percorso terapeutico migliore per quel tipo di sarcoma. Una volta accertata la presenza di tessuto tumorale, vengono altresì richiesti ed eseguiti esami cosiddetti di stadiazione, mirati ad escludere la presenza di cellule tumorali a distanza rispetto alla sede di insorgenza. La gestione ottimale del paziente che presenta un sarcoma dei tessuti molli prevede la collaborazione di diversi specialisti, tra i quali il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, il radiologo, il patologo e altre figure mediche o sanitarie che possono essere necessarie per completare il piano terapeutico. La cura dei sarcomi prevede normalmente una combinazione di più trattamenti, in particolare la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia o trattamenti locoregionali, quali ad esempio la perfusione ipertermico antiblastica che vedremo tra poco. La chirurgia prevede la rimozione del tessuto tumorale assieme a una parte di tessuto sano attorno e costituisce la parte fondamentale e più comune del trattamento dei sarcomi. Al giorno d'oggi, sempre meno frequentemente, è necessario ricorrere a interventi demolitivi, come si faceva un tempo, quali l'amputazione dell'arto interessato dalla malattia, e questo perché è diventata sempre più forte la collaborazione tra specialisti che erogano trattamenti complementari a quello chirurgico, che resta la parte fondamentale. A volte può essere necessario associare alla chirurgia un trattamento con radioterapia. A volte si può associare anche l'utilizzo di chemioterapia. In centri molto specializzati è possibile utilizzare una tecnica che si chiama perfusione ipertermico antiblastica, che consiste nella somministrazione attraverso particolari macchinari di farmaci chemioterapici solo alla parte interessata dalla malattia e ad alta temperatura. Questo consente di ridurre la massa tumorale, controllare i sintomi locali e a volte passare in un secondo momento ad un intervento chirurgico radicale non demolitivo. Grazie alla combinazione di queste terapie e alla collaborazione tra i diversi specialisti, la possibilità di curare queste malattie è molto migliorata negli anni. È pertanto fondamentale, in presenza di una massa sospetta, ricorrere al medico di famiglia
per essere indirizzati verso un centro specializzato che possa garantire il miglior trattamento possibile.